Palans Buchanha, il re degli uomini, morì all'alba. La morte venne quieta, quasi inaspettata, mentre i primi deboli raggi di luce fuggevano l'oscurità dell'orizzonte orientale. Morì tranquillamente, senza neanche riprendere conoscenza, e quando Balinor ne fu informato si limitò ad annuire e si allontanò. I suoi amici rimasero con lui un attimo, poi Ender silenziosamente fece cenno di andarsene e tutti lo seguirono. Si misero nel corridoio davanti alla camera del morto e si riunirono in gruppo parlando con voci sommesse. Balinor ora era l'ultimo dei Buchanha. Se moriva nella battaglia imminente, il nome della sua famiglia sarebbe scomparso dalla faccia della terra per sempre. Solo la storia avrebbe ricordato. E alla stessa ora cominciò anche l'assedio di Tirsis. Anche quello arrivò quietamente, con l'agonia della notte. Mentre i soldati della Legione della Frontiera scrutavano le pianure ai piedi delle mura della città, la luce del sole, alzandosi lentamente, rivelò l'immane armata del nord dispiegata fino alle rive del Myrmidon. Per un attimo l'immane esercito rimase silenzioso e immobile sulle pianure davanti alla città. Poi, all'improvviso, cominciò ad avanzare verso i difensori di Tirsis. Il silenzio venne brutalmente spezzato dal rombo dei tamburi di guerra, che risuonava a sinistro contro le mura di pietra della città. I soldati del nord avanzavano lenti, inesorabili, verso l'imminente battaglia, e al fragore dei tamburi si accompagnavano il battere ritmato degli stivali, il clangore metallico delle armi e delle armature pronte per l'assalto. Avanzavano a migliaia, in silenzio, immagini senza volto lucenti nelle loro armature, e enormi rampe massicce di legno rinforzate in ferro e in cuoio scricchiolavano pesantemente mentre venivano tirate e spinte su ruote cerchiate di metallo, mobili sentieri per raggiungere la sommità dell'altopiano. I secondi scorrevano con ossessiva lentezza, mentre la massiccia forza d'attacco giungeva a circa 100 metri dalla legione in attesa, al ritmo implacabile e fragoroso dei tamburi che inondavano l'ambiente di Tirsis. Poi il sole prese a delinearsi luminoso all'orizzonte a est e la notte morente svanì in un attimo. All'improvviso i tamburi tacquero e l'immenso esercito si fermò. Vi fu un attimo profondo di silenzio che rimase sospeso nell'aria del mattino con terrificante esitazione. Poi un ruggito assordante si levò dalle gole della gente del nord e la valanga iniziò a caricare, riversandosi come un ammasso informe contro la legione della frontiera. Al riparo delle torreggianti mura esterne, Balinor assisteva allo spaventoso assalto, freddo e impassibile in volto, e dopo un breve intervallo per inviare 2 portaordini, uno ad Acton e Fendwich sul lato sinistro e l'altro da Messaline e Giannison sul fianco destro, ritornò a fissare lo sguardo sullo spettacolo terrificante sotto i bastioni. Dietro le difese costruite frettolosamente, gli arcieri e i lancieri della legione attendevano i suoi ordini. Balinor sapeva che erano in grado di spezzare anche questo attacco, ma prima dovevano distruggere le 5 rampe che stavano lentamente avanzando verso la base dell'altopiano. E egli aveva già previsto l'uso di questi strumenti per scalare il dirupo e i bastioni.
così come il nemico aveva previsto che egli avrebbe distrutto la rampa d'accesso alla città. L'avanguardia dell'assalto nemico era ormai a 15 metri dal dirupo e il nuovo re di Callachorn attendeva ancora e osservava. Poi bruscamente la terra si aprì sotto i piedi del nemico, le cui prime file caddero urlando in una serie di buche dissimulate ad anello lungo la base dell'altopiano. 2 delle mostruose rampe piombarono a capofitto nelle aperture, le ruote si staccarono e il legno si frantumò in schegge. La prima ondata del tremendo assalto esitò e dalla sommità delle basse fortificazioni gli arcieri della legione si alzarono in piedi al segnale lungamente atteso di Balinor, riversando una pioggia di frecce fra le file del nemico disorientato. I morti e i feriti caddero di schianto sulle pianure, calpestati dalla seconda ondata che irrompeva verso gli uomini della legione. Delle massicce rampe, 3 avevano evitato il tranello delle buche e continuavano ad avanzare indisturbate verso la fortificazione. Gli arcieri della legione scoccarono rapidi una pioggia di frecce incendiarie sui sostegni di legno delle rampe e subito si videro dozzine di corpi giallastri arrampicarsi sui pali per spegnere il fuoco. Ormai, però, anche gli arcieri gnomi erano in posizione e per diversi minuti uno sbarramento concentrato di frecce piovve da ambo i lati. Gli gnomi che strisciavano sulle rampe erano completamente esposti, così furono decimati velocemente. Ovunque soldati venivano abbattuti con urla di dolore quando le frecce mortali colpivano il loro bersaglio. I feriti della legione della frontiera furono messi al riparo presso le fortificazioni. Invece i soldati dell'Orda del Nord giacevano inermi e senza protezione sul campo aperto e caddero a centinaia prima di essere portati in salvo. E quelle 3 rampe continuavano ad avanzare verso la base dell'altopiano fortificato, ma ora una di esse era avvolta dalle fiamme e grandi nubi di fumo oscuravano la vista per un raggio di almeno 100 metri. Quando le 2 rampe superstiti arrivarono a 20 metri dalla fortificazione, Balinor diede il segnale per la difesa finale. Enormi calderoni d'olio furono sollevati sull'orlo delle mura e il contenuto rovesciato verso il basso. E prima che i soldati del nord avessero il tempo di schivare o cambiare la direzione delle rampe, torce accese furono lanciate nell'olio bollente e l'intera zona scomparve in una massa di fiamme e fumo. Il fronte nemico si frantumò poiché le schiere degli attaccanti esitavano spaventate davanti alla voragine di fiamme. Le prime file erano state arse vive. Soltanto pochi erano riusciti a sfuggire al terribile massacro provocato dagli uomini della legione. Il vento soffiava il fumo nero verso le aperte pianure occidentali e per diversi minuti il fianco sinistro e il centro dei 2 eserciti furono coperti alla vista l'uno dall'altro e separati dai morti e dai feriti che giacevano inermi nel fumo soffocante. Immediatamente Balinor vide aprirsi una possibilità. Un forte contrattacco poteva ora infrangere completamente l'aggressione e mettere in rotta di collo l'esercito del nord. Balzando in piedi fece un segnale a Janus, che dalla sommità delle mura esterne aveva il comando della guarnigione cittadina. Le porte di legno e ferro si spalancarono poderose verso l'esterno e il reggimento a cavallo della legione della frontiera, armato di corte spade e di lunghe picche uncinate, uscì al galoppo sulla scarpata, girando bruscamente a sinistra per seguire lo spazio aperto lungo le mura della città. In pochi secondi raggiunse il fianco sinistro dello schieramento difensivo della legione
dove Acton e Fendwich erano al comando. Una rampa mobile fu velocemente abbassata dall'orlo del dirupo sulle pianure coperte dalla nuvola di fumo e i cavalieri della legione, guidati da Acton, scesero come un rombo di tuono, girando a sinistra in un ampio cerchio. Secondo gli ordini di Balinor, il reggimento doveva girare la parete di fumo e lanciarsi alla carica sul fianco destro del nemico. E mentre i soldati del nord si voltavano per affrontare l'attacco, Balinor avrebbe mandato un reggimento di fanti contro il fronte esposto del nemico, costringendolo ad indietreggiare verso il fiume Myrmidon. Se il contrattacco fosse fallito, i due reggimenti dovevano immediatamente ritirarsi al riparo del fumo e tornare su per le rampe mobili. Era un gioco rischioso. I soldati del nord erano numericamente superiori e se gli uomini di Tirsis fossero stati tagliati fuori, non avrebbero avuto scampo. Pattuglie di fanti della legione erano già scese per la rampa mobile sul fianco sinistro, pronta a un contrattacco per proteggere l'unico collegamento del reggimento a cavallo con la città assediata. Il nemico sembrava essere scomparso totalmente sul fianco sinistro, oscurato dal fumo che soffiava in nuvole accecanti dalle rampe incendiate al centro della linea difensiva. Sul fianco destro il combattimento invece era feroce. Soltanto una lieve, veleggiante nuvola di fumo e polvere oscurava la vista dei due eserciti in quel punto. E l'aggressione del popolo del nord continuava sfrenata. Gli arcieri della legione avevano decimato la prima ondata di attaccanti, ma la seconda era arrivata alla base del dirupo e stava tentando di scalare la fortificazione, servendosi di rozze scale e di corde. File di arcieri e gnomi lanciarono centinaia di frecce nel tentativo di inchiodare i difensori, tanto a lungo da consentire a quelli che si arrampicavano di balzare sulla fortificazione di Tirsis. Gli arcieri della legione risposero con una pioggia altrettanto numerosa di frecce, mentre i loro compagni si sporgevano dalle difese per respingere l'assalto nemico con picche e spade. Fu una lunga lotta, sanguinosa e senza soste. Vi fu un momento in cui una pattuglia di alti e vigorosi troll fece breccia nelle difese della legione e irruppe nello spazio sotto le mura. Una battaglia selvaggia imperversò per un breve tempo e Giannison riunì i suoi soldati per fronteggiare i troll, e in un sanguinoso combattimento all'arma bianca i legionari riuscirono a trucidare il piccolo gruppo di aggressori, chiudendo velocemente la breccia. In vetta alle mura esterne, 4 vecchi amici, al fianco di Janus sempre, osservavano il tragico spettacolo che si dipanava sotto di loro. Endel, Menion Lea, Durin e Daliel erano stati tutti lasciati in città, con l'incarico di osservare l'evoluzione della battaglia e di aiutare Balinor a coordinare i movimenti della legione. Le ondate turbinanti di fumo oscuravano completamente al gigante della frontiera i movimenti del suo reggimento di cavalleria, e soltanto coloro che si trovavano sulla sommità delle mura potevano informarlo di quanto avveniva, affinché egli potesse scatenare al momento giusto l'assalto dal centro dello schieramento difensivo. Il re fidava particolarmente nel giudizio di Endel, poiché il taciturno nano era impegnato da quasi 30 anni nelle guerre di confine nell'Anar. Ma ora il nano, il giovane principe e i 2 elfi osservavano con ansia quanto avveniva nelle pianure sottostanti. Sul fianco difensivo destro la lotta imperversava con particolare furore. I soldati del nord, pronti a tutto,
continuavano a scagliarsi contro le trincee della legione, cercando di scalare la facciata del dirupo. La legione della frontiera resisteva, ma stava impiegando tutte le sue risorse per respingere il feroce attacco. Invece, le pianure immediatamente sottostanti le porte della città erano oscurate da fumi prodotti dall'olio e dalle rampe di legno incendiate. Alle frange estreme della massa di fumo, i soldati del nord, disorganizzati, tentavano inutilmente di rinserrare le linee per rinnovare la carica. Sulla sinistra i cavalieri della legione erano emersi dallo schermo della turbinante nuvola e stavano incontrando i primi segni di resistenza. Uno squadrone di cavalleria gnoma era stato appostato sul fianco destro dello schieramento proprio per difendersi dal tipo di manovra ora in atto. Tuttavia i soldati del nord si attendevano qualche ordine e la manovra di aggiramento che attuò la cavalleria presero alla sprovvista i cavalieri gnomi, che vennero messi rapidamente in fuga e cominciò così un attacco in piena regola sul fianco scoperto dell'esercito del nord. Allargandosi a ventaglio verso nord, il reggimento si schierò con picche abbassate, formando una barriera profonda a 3 colonne, e caricò il nemico. Acton guidò i suoi uomini in un attacco che affondò in profondità nel fianco scoperto e lo mise quasi in rotta. E mentre il piccolo gruppo in cima alle mura esterne osservava con ansia, il nemico rinserrò le linee per affrontare quel nuovo attacco. Endel segnalò immediatamente la cosa a Balinor. Una seconda rampa fu abbassata al centro delle linee difensive e l'alta figura di Messaline fu vista alla testa del secondo reggimento di soldati della legione, un reggimento di fanti che scendevano veloci nelle praterie coperte di nuvole di fumo. Una retroguardia rimase appostata ai piedi della rampa, mentre il secondo reggimento scompariva nella foschia. Balinor richiuse le linee difensive e in fretta si unì ai suoi amici in vetta alle grandi mura per osservare l'esito del contrattacco. Era stato eseguito alla perfezione, proprio mentre il fianco destro del massiccio esercito del nord, colto di sorpresa, deviava per affrontare la carica imminente della cavalleria della legione, i fanti comandati da Messaline emersero dal fumo, attaccando il centro della linea difensiva. In una serrata falange, le lance che spuntavano da un muro compatto di scudi, la legione avanzò nel mezzo del nemico impreparato e confuso. I soldati del nord vennero ricacciati indietro. Dozzine ne cadevano a ogni passo, morti, feriti che urlavano. I cavalieri di Acton continuavano a premere dalla sinistra. L'intera ala destra del nemico cominciò a crollare e le urla di terrore diventarono così stridule che persino l'assalto feroce sul lato destro delle difese nemiche vacillò momentaneamente, poiché i soldati del nord si fermarono sgomenti per guardare verso ovest, tentando inutilmente di capire cosa fosse successo. Dalla sommità delle mura esterne, Menion Lea stava a osservare allibito. È incredibile, la legione li sta respingendo. Sono praticamente sconfitti. Non ancora, mio caro Menion, mormorò Endel a fior di labbra. Fra un attimo si vedranno come stanno veramente le cose. Così gli occhi del giovane principe tornarono alla battaglia. I soldati del nord erano ancora in fuga davanti allo slancio della legione che attaccava, ma una nuova agitazione ferveva dietro le linee dell'esercito in ritirata. L'armata del Signore degli Inganni non avrebbe tanto facilmente ceduto le armi, ma comunque
compensava con l'incredibile superiorità numerica delle sue schiere la mancanza di addestramento. Orde infinite, e già un vasto comando di cavalieri gnomi stava accorrendo dalla retroguardia dei fanti respinti, col compito di affrontare l'aggressione dei cavalieri della legione. Gli gnomi si lanciarono immediatamente a nord dei cavalieri di Acton e, sostenuti da diverse file di arcieri e trombolieri, corsero al contrattacco. Dal cuore dell'armata nemica era apparso anche un vasto schieramento di alte figure coperte interamente di ferro, che aveva cominciato ad avanzare verso i fanti della legione, passando fra le file del proprio esercito sbaragliato. Per un attimo gli uomini in osservazione sulle mura esterne rimasero a fissare perplessi, poi sussultarono per lo stupore quando i guerrieri con l'armatura cominciarono ad aprirsi un varco con le picche e le spade attraverso i propri compagni in ritirata. Era l'azione più selvaggia e malvagia che Menion avesse mai visto. «Ah, troll delle montagne!» esclamò Balinor concitato. «Massacreranno Messalina e tutto il suo reggimento. Janus segnala loro di ritirarsi immediatamente!» Il comandante innalzò un largo stendardo rosso su un'asta vicina. Menion Lea fissò con curiosità il silenzioso uomo della frontiera. Sembrava che la battaglia fosse praticamente vinta. Eppure aveva ordinato una ritirata. Incrociò lo sguardo del re e questi sorrise con amarezza alla domanda inespressa che traspariva dagli occhi del giovane. «Principe di Lea, i troll delle montagne sono addestrati a combattere fin dalla nascita. È il loro stile di vita. In uno scontro all'arma bianca avrebbero la meglio sugli uomini della legione. Sono meglio addestrati e più forti fisicamente. Non abbiamo nulla da guadagnare accelerando i tempi. Abbiamo già inferto loro un duro colpo e non sono ancora riusciti a scalare il dirupo. Se vogliamo sconfiggerli, dobbiamo distruggere la loro forza progressivamente». Menion annuì e con un breve cenno di saluto Balinor lasciò i bastioni per tornare al suo posto di comando. In quel momento la sua preoccupazione principale era di proteggere la ritirata dei due reggimenti e occorreva per fare questo difendere le rampe mobili, unico collegamento dei soldati con la città. Menion rimase a osservare la grande figura che scompariva, poi ritornò dietro le mura. La carneficina sulle pianure era spaventosa. Corpi di uomini massacrati o feriti sparsi ovunque. La peggior carneficina a cui mai avessero assistito. E i membri del piccolo gruppo osservavano senza parole la terribile lotta. In lontananza i fanti della legione, agli ordini di Messaline, avevano cominciato a ritirarsi ordinatamente verso le difese della città. Ma i giganteschi troll delle montagne erano quasi riusciti ad aprirsi la strada attraverso le file brulicanti del proprio esercito e si stavano preparando per inseguire gli odiati soldati di Tirsis. E anche il reggimento a cavallo aveva incontrato una resistenza inaspettata da parte dei cavalieri gnomi, e le due formazioni erano impegnate in una strenua battaglia sul fianco sinistro dei troll, che avanzavano implacabili. Palesemente Acton non poteva o non voleva allontanarsi dai tenaci aggressori, e i suoi cavalieri erano sottoposti a un distruttivo fuoco incrociato che partiva dalla doppia fila di arcieri gnomi. Un reggimento misto di spadaccini gnomi e troll si era fatto strada alle spalle dei cavalieri, e ora il reggimento di Acton era accerchiato su 3 lati. Il nano Endel, furibondo, prese a borbottare fra sé.
e per la prima volta Mannion cominciò a preoccuparsi seriamente. Persino Janus camminava avanti e indietro innervosito, e le loro paure divennero realtà un attimo dopo. Lanciati all'inseguimento e pronti alla caccia, i troll si erano spinti in avanti con tale rapidità da impedire alla fanteria di Tirsis, esausti dopo il contrattacco, di porsi al riparo sul dirupo. Così, a quasi 100 metri dalla rampa mobile, si volsero per affrontare la lotta. Il fumo turbinante dei fuochi si gonfiava come una colonna nera davanti alle fortificazioni, oscurando completamente la vista a Balinor, che attendeva davanti alle porte della città. Ma l'inaspettata piega degli eventi era chiara agli uomini che osservavano inorriditi dall'alto delle mura. «Oh cavolo, devo avvisare Balinor!» esclamò bruscamente Handel scendendo a precipizio dalle mura. «Quel reggimento verrà fatto a pezzi!» Janus lo seguì, ma Mannion e i fratelli Elfi continuarono a osservare impotenti, incapaci di distogliere lo sguardo, i giganteschi troll delle montagne che si avventavano sugli uomini di Messaline. I soldati della legione si erano rinserrati, con gli scudi vicini e le lance protese, le aste appoggiate contro la dura terra per sostenere l'impeto del nemico. Ma anche i troll si erano stretti in formazione di falange, con la chiara intenzione di accerchiare gli uomini del sud e rompere le difese con la pura semplice forza del loro impeto. Mannion lanciò un'occhiata frettolosa oltre il muro, ma Balinor non si era mosso, sempre all'oscuro del fatto che un intero reggimento della Legione della Frontiera stava per essere annientato. E proprio mentre stava riportando lo sguardo sul campo di battaglia, Mannion vide Handel e Janus al fianco del re, che gesticolavano come impazziti. «Non sarebbero mai arrivati in tempo», gridò dentro di sé. «Ah, era troppo tardi». Ma all'improvviso accadde qualcosa di strano. Il reggimento di Acton, che gli osservatori sulle mura della città avevano quasi dimenticato, inaspettatamente si liberò dai cavalieri gnomi con una brusca manovra, rinserrando le fila in perfetta formazione, e piegò direttamente verso est, verso i troll lanciati all'inseguimento. Al galoppo, i superbi cavalieri si aprirono la strada attraverso la cavalleria gnoma che sbarrava loro il passaggio. Ignorando la pioggia di frecce lanciate dagli arcieri gnomi, raggiunsero di corsa le file dei troll. Con le picche abbassate, il reggimento si avventò sulle retrovie della falange di troll, in un movimento avvolgente, e dozzine di giganteschi guerrieri, colti di sorpresa, crollarono a terra inesorabilmente trafitti dalle picche. Ma i troll erano i migliori combattenti del mondo e si ripresero istantaneamente, serrando le fila e volgendosi per affrontare la nuova minaccia. Mentre i cavalieri di Acton tornavano al galoppo sfrenato verso ovest, imperversando di nuovo attraverso la retroguardia della falange troll, i soldati del nord risposero ferocemente, lanciando picche e mazze addosso ai cavalieri. Oltre una dozzina di uomini caddero da cavallo senza vita e altrettanti si abbatterono feriti sulle selle, mentre il reggimento caricava di nuovo verso est e tagliava bruscamente a sud per raggiungere Tirsis. Ma Acton aveva ottenuto il suo scopo. La tempestiva manovra di diversione aveva permesso al reggimento assediato di Messaline di ritirarsi rapidamente verso il rifugio della cortina di fumo.
e, benché inseguiti dalle prime fila di troll infuriati, i fanti riuscirono a mettersi al riparo e quasi tutti, con l'aiuto di Balinor sopraggiunto con una squadra di soccorso, raggiunsero la salvezza della rampa mobile. Un violento scontro si scatenò ai piedi del dirupo, mentre i soldati cercavano affannosamente di ritirare la rampa abbassata, prima che il nemico potesse impadronirsene. Infine fu semplicemente sganciata dai bastioni e lasciata cadere sulle pianure sottostanti, dove rimase intatta qualche attimo appena, prima che gli uomini di Tirsis la incendiassero e la distruggessero. Sul fianco sinistro dello schieramento la retroguardia combatteva coraggiosamente per tenere l'altra rampa, mentre il reggimento di Acton finiva di nuovo sotto il tiro degli arcieri gnomi e perdeva altri uomini. In una battaglia senza soste, i cavalieri si trovarono di nuovo a dover caricare direttamente il centro di una linea sottile di spadaccini, accorsi per tagliargli la ritirata. Ma infine gli uomini di Acton, sfiniti, raggiunsero la retroguardia alla base del dirupo, galoppando su per la rampa quasi senza rallentare e imboccando le porte aperte della città, dove furono acclamati da folle di soldati e cittadini esultanti. Quando anche l'ultimo cavaliere fu al sicuro, la retroguardia si ritirò dietro le linee difensive e la rampa venne tirata in salvo. Era arrivato mezzogiorno e la calma ristagnava come una coltre umida sugli uomini dei due eserciti. Con cupa riluttanza l'esercito del nord si ritirò dal campo di battaglia per riorganizzare le proprie file, trascinandosi dietro centinaia di morti e di feriti. Il fumo che saliva dall'olio ardente ristagnava in una bruma sospesa sopra le praterie, stranamente silenziose mentre il vento del mattino svaniva. Davanti all'altopiano la pianura era cosparsa di cadaveri carbonizzati e piccoli fuochi continuavano a bruciare insistenti sul legno arso delle rampe. Un fetore terribile saliva dal campo di battaglia e gli avvoltoi cominciarono a volare intorno al banchetto con squillanti, stridule grida di gioia. Attraverso quella terra devastata i due eserciti si scrutavano con odio aperto, bruciante, stanchi e straziati, ma pronti a riprendere quel massacro che era stato loro imposto. Alcuni uomini si illusero che l'assalto fosse terminato e che la distruzione fosse finalmente finita, e fiduciosi volsero i loro pensieri alle famiglie e alle persone amate. L'ombra della morte momentaneamente si sollevò. Poi, nelle ultime ore del pomeriggio morente, l'esercito del nord attaccò di nuovo. Mentre che file di arcieri di gnomi inondavano le fortificazioni e la scarpata con uno sbarramento apparentemente interminabile di frecce, pattuglie di spadaccini gnomi e troll fecero violente puntate contro le difese di Tirsis, tentando vanamente di scoprire il punto debole. Rampe mobili, piccole scale di corda e uncini lanciati, tutto venne tentato per aprire una breccia fra le file della legione, ma ogni volta gli aggressori furono respinti. Era un assalto aspro e logorante che aveva lo scopo di stancare gli uomini di Tirsis. Il lungo giorno moriva lentamente nel crepuscolo e ancora la battaglia imperversava violenta. Terminò solo col buio e con una tragedia per la legione della frontiera. Il tramonto scendeva sulla campagna insanguinata quando i nemici lanciarono un'ultima serie di lance e di frecce nel vuoto nebuloso, che era quasi impossibile esplorare con lo sguardo. Una freccia vagante
trafisse Acton alla gola, mentre il comandante della cavalleria della legione stava tornando dal suo reggimento sul fianco sinistro dello schieramento difensivo. Il grande combattente cadde dalla cavalcatura fra le braccia protese dei suoi uomini e morì qualche attimo dopo. E Acton morì con onore. Il regno del Signore degli Inganni era un luogo più desolato, terrificante che si conoscesse al mondo. Un anello squallido di trappole mortali e completamente senza vita. La mano tenera e vivificante della natura era da tempo stata cacciata da quell'ingrato dominio di tenebre e il deserto era rimasto avvolto nel silenzio. I confini orientali erano immersi nel fetore dell'acquitrino di Malg, una palude ampia e lugubre che nessuna creatura vivente era mai riuscita ad attraversare. Sotto le acque poco profonde, sulle quali galleggiavano macchie sparse di erbe incolori che crescevano e morivano nell'arco di un giorno, la terra si era mutata in fango e sabbie mobili, e quel che finiva nella sua morsa veniva rapidamente risucchiato e ingoiato. Si diceva che la palude fosse senza fondo, e benché in tutta quell'ampia distesa vi fosse ancora qualche pezzo di terra solido, da cui sbucavano grandi arti scheletrici di alberi morenti, che anche questi andavano dissolvendosi uno a uno. Oltre le pianure dell'estremo nord, a ovest del Malg, si estendeva una regione irregolare di basse montagne appropriamente chiamate Montagne del Rasoio. Non vi erano passi per attraversarle e i versanti ampli e inclinati formavano delle lastre rocciose cosparse di protuberanze affilate che sembravano spingersi verso l'alto, emergendo dalle viscere della terra direttamente. Un alpinista esperto e deciso avrebbe potuto prendere in considerazione l'idea di scalarle, e qualcuno lo aveva già fatto, con pessimi risultati, perché una specie di ragni particolarmente velenosi si era annidiata fra le desolate montagne. Le ossa sbiancate dei morti rendevano una muta testimonianza alla loro presenza inevitabile. Là, dove le montagne degradavano in basse colline, all'angolo nord-ovest del regno, si apriva un varco da cui era possibile avanzare. Non vi era alcuna protezione naturale contro gli intrusi, ma quel punto, unico possibile ingresso all'interno del regno, era la porta della gabbia nella quale il signore e padrone attendeva gli incauti. Occhi e orecchie sensibili soltanto ai suoi ordini lo sorvegliavano con cura, in modo tale che l'anello poteva essere chiuso immediatamente, intrappolando chiunque ci fosse dentro. Invece, subito sotto le colline, una piana vasta e arida, chiamata deserto di Kirlach, si estendeva a sud per quasi 50 miglia. E sopra l'infinita landa sabbiosa ristagnava un invisibile, pesante veleno vaporoso che nasceva direttamente dal fiume Lete, un corso d'acqua fetida che serpeggiava pigro da sud, svuotandosi poi in un piccolo lago più all'interno. Persino gli uccelli che osavano avvicinarsi troppo alla bruma micidiale venivano annientati nel giro di pochi secondi, e le sfortunate creature che morivano in quella terribile fornace di sabbia e aria velenosa si decomponevano in poche ore trasformandosi in polvere, così che nessuna traccia ne restava del loro passaggio. Ma la barriera più temibile era quella che si estendeva minacciosa lungo il confine meridionale,
cominciando ai bordi sud-orientali del deserto di Kirlak e correndo a est verso i confini paludosi dell'acquitrino di Malga, il Monte Lama del Coltello. Come grandi lance di pietra conficcate nella terra da un mostruoso gigante, quelle montagne torreggiavano nel cielo per migliaia di metri, in una serie di spaventosi picchi che spezzavano l'orizzonte come dita contratte per il dolore. E ai suoi piedi turbinavano le acque velenose del fiume Lete. Ah, soltanto un pazzo avrebbe osato affrontare la lama del coltello. C'era un passaggio attraverso quella barriera, un piccolo canyon tortuoso sfociante in una serie di rocciose colline che raggiungevano la base di una montagna isolata, giusto appena all'interno del confine meridionale dell'Anen. La superficie irregolare della montagna era segnata dall'erosione del tempo e degli elementi naturali, che le avevano conferito un singolarissimo aspetto. Sin dal primo sguardo si veniva colpiti dalla spaventosa somiglianza con un teschio umano, la sommità arrotondata e scintillante sopra le vuote orbite degli occhi, le guance scavate e la mascella, una linea contorta di denti e ossa snudati. Era la residenza del Signore degli Inganni. Ovunque si vedeva il marchio del teschio, il segno indelebile della morte. Era mezzogiorno, ma il tempo pareva stranamente sospeso e la vasta, desolata fortezza era avvolta in un silenzio e in una immobilità innaturale. Il familiare grigiore velava il sole e il cielo e la monotona distesa di roccia e terra era completamente priva di vita. Eppure quel giorno vi era qualcosa ancora nell'aria, qualcosa che penetrava attraverso il silenzio e il vuoto fin nella carne e nel sangue degli uomini della colonna che serpeggiava attraverso il varco della lama del coltello. Era un senso insistente di urgenza e malavoglia che incombeva sopra la facciata inaridita e distaccata del regno di Bron, come se gli eventi futuri si fossero affastellati troppo rapidamente nel tempo e contratti in un'ansiosa anticipazione, aspettando soltanto il momento di scatenarsi. I troll avanzavano cauti e pesanti lungo il canyon, e la loro statura eccezionale appariva rimpicciolita dalle altezze torreggianti dei picchi, così che essi parevano poco più che formiche nell'ampia distesa di roccia. Si inoltravano nel regno dei morti come i bimbi entrano in una sconosciuta stanza buia, spaventati, esitanti e tuttavia decisi a vedere quel che vi si nasconde. Marciavano indisturbati, poiché erano attesi. La loro comparsa non destò alcun stupore e continuarono ad avanzare senza incorrere in nessun attacco dei servi del padrone. Le facce impassibili nascondevano le loro vere intenzioni, altrimenti non avrebbero mai superato le sponde meridionali del Lete, perché fra di loro vi era l'ultimo di quella famiglia che il re degli Inganni aveva creduto distrutta, l'ultimo discendente della casa di Shannara. Sea marciava dietro l'ampia figura di Kelset, le mani apparentemente legate dietro la schiena. Seguiva Panamon Krill, anche lui apparentemente legato, i grigi occhi pericolosi che osservavano attenti le pareti di roccia. Lo stratagemma aveva funzionato alla perfezione. Apparentemente prigionieri dei troll delle montagne, i due uomini del sud erano stati portati fin sulle rive del Lete. I troll e i loro silenziosi prigionieri erano saliti a bordo di una grande zattera, di legno marcio e aculei di ferro arrugginito.
il cui capitano, senza voce, era una creatura curva, nascosta in un gran cappuccio, più bestia che uomo, il volto protetto tra le pieghe di un ammuffito mantello nero, ha le mani uncinate, ricoperte di scaglie, chiaramente visibili mentre stringevano il palo per guidare l'antica imbarcazione attraverso le acque morte. La presenza di quel pilota bastava a provocare un senso crescente di ripugnanza nei passeggeri, che trassero un sospiro di sollievo quando, dopo aver finalmente consentito loro di sbarcare sull'altra sponda, il mostro svanì con l'antica zattera nell'oscurità. Davanti a loro si innalzavano le rupi annerite della lama del coltello, nettamente profilate, e le grandi dita di roccia frugavano la bruma nella penombra del mezzogiorno. Senza scambiarsi una sola parola, la compagnia passò attraverso il corridoio che divideva le alture, inoltrandosi sempre più a fondo nel regno del Signore degli Inganni. Stranamente, Sea sentiva di averlo sempre saputo, fin dall'inizio, fin dal giorno in cui Alanon gli aveva raccontato della sua stirpe, che sarebbe accaduto così, che le circostanze gli avrebbero imposto di affrontare la spaventosa creatura che si adoperava tanto freneticamente per distruggerlo. Il tempo e gli eventi passati si fusero in un solo istante. In un lampo gli sfilarono davanti agli occhi le immagini dei lunghi giorni trascorsi, a fuggire per sopravvivere e a fuggire verso questo terrificante confronto. E ora il momento si avvicinava e lo avrebbe affrontato praticamente solo nella terra più selvaggia del mondo conosciuto. Gli amici sparsi chissà dove, con l'unico sostegno di un gruppo di troll delle montagne, di un bandito e di un enigmatico gigante animato dalla vendetta. Kelset aveva persuaso il tribunale a porre sotto i suoi ordini un distaccato di guerrieri troll. Non tanto perché si era convinto che quel giovane insignificante che lo accompagnava possedesse la facoltà di distruggere l'immortale Brona, quanto perché il membro della loro razza deteneva la favolosa iride nera. Inoltre, i 3 giudici avevano rivelato il destino di Orl Fane. I troll avevano catturato il fuggitivo un'ora prima che i suoi accaniti inseguitori venissero presi prigionieri anch'essi, e lo gnomo era stato convogliato sotto scorta armata verso l'accampamento principale. Il tribunale dei Maturen aveva rapidamente concluso che lo gnomo era completamente pazzo. Orl Fane aveva farfugliato convulsamente di segreti, di spade, di tesori, e la faccia gialla avvizzita, sempre contorta in un ghigno odioso. Talvolta dava l'impressione di parlare all'aria, strofinandosi violentemente le braccia e le gambe nude, come se creature viventi gli si fossero appiccicate. Il suo unico legame con la realtà sembrava essere l'antica spada che era il suo unico bene e che egli stringeva con tanta violenza da impedire ai grossi troll di strappargliela. Così gli avevano permesso di tenersi quell'inutile pezzo di metallo, legandogli le gialle mani contratte al fodero arrugginito. Nel giro di un'ora era stato portato a nord per essere gettato nelle prigioni del Signore degli Inganni. Il canyon serpeggiava perfidamente attraverso i picchi della lama del coltello, talvolta restringendosi a poco più di una fessura nelle rocce. I corpulenti troll camminavano senza sosta per il tortuoso passaggio, e qualcuno guidava gli altri a un'andatura costante e faticosa. La velocità era un elemento essenziale. Se tardavano troppo, il re degli spiriti avrebbe saputo che Orl Fane e la spada antica, che costui rifiutava di cedere fosse pur soltanto per un attimo, erano al sicuro nelle sue prigioni. Sea rabbrividì a quell'eventualità, e forse era già accaduto. Forse stavano correndo verso la loro esecuzione. Ogni volta nel loro lungo viaggio da Culaven gli era parso che il Signore degli Inganni conoscesse ogni loro mossa,
Ogni volta era stato lì in agguato che li attendeva. Era follia pura correre quel terribile rischio. E anche se fossero riusciti, e se Sia si fosse impadronito della spada di Shannara, ebbene, che cosa sarebbe accaduto? Sia rise fra sé. Poteva forse affrontare il Signore degli Inganni senza Allanon al suo fianco? Bah, senza sapere in alcun modo che cosa avrebbe scatenato il potere occulto del leggendario talismano. Nessuno avrebbe saputo che egli aveva la spada. Il giovane non immaginava che cosa gli altri avessero in mente, ma aveva già deciso che se fosse riuscito a mettere le mani sull'inafferrabile arma sarebbe fuggito per salvarsi la vita. Gli altri potevano fare quel che volevano. E lui era certo che Panamon Krill avrebbe approvato in pieno il suo piano. Ma i due non si erano scambiati più di 10 parole da quando era iniziato il viaggio verso il regno del Teschio. Sea intuiva che per la prima volta nella vita, una vita trascorsa per lo più in pazzesche avventure, il ladro vestito di scarlatto aveva paura. Eppure era andato con Sea e con Kelset. Perché erano i suoi amici, credo. Perché il suo orgoglio non gli consentiva di agire diversamente. Il suo istinto fondamentale era quello di sopravvivere a ogni costo, ma non avrebbe mai corso il rischio di finire disonorato, neppure per salvarsi la vita. Invece i motivi per cui Kelset partecipava a quella piccola impresa erano meno evidenti. Sea credeva di aver capito perché il gigantesco troll avesse necessità di recuperare la spada di Shannara. Non era semplicemente il proposito di vendicare il massacro della propria famiglia, non poteva essere solo quello. C'era qualcosa in Kelset, una quiete fiducia che comunicava forza alle persone meno sicure. Sea l'aveva avvertita quando Kelset aveva lasciato intendere che dovevano inseguire Orfein e la spada di Shannara. Quegli occhi dolci, intelligenti, dicevano al giovane che egli aveva fiducia in lui. E, pur non essendo in grado di spiegarglielo in termini razionali, Sea sapeva che doveva seguire il suo amico gigante. Se voltava le spalle ora, dopo le lunghe settimane trascorse alla ricerca della spada di Shannara, avrebbe tradito i suoi amici e se stesso. Non poteva farlo. Tutto a un tratto le pareti di roccia digradarono in un canyon e si aprì in una valle inclinata che appariva come un'ampia depressione nell'interno aspro roccioso del regno del Teschio. La superficie squallida e nuda, cosparsa di colline sassose e aridi letti di fiumi. La compagnia si fermò in silenzio e gli occhi si volsero involontariamente alla montagna solitaria nel cuore della piccola valle. Il versante meridionale, che li fissava senza vederli da 2 enormi orbite vuote. La montagna maledetta attendeva la venuta del padrone. In piedi sulla soglia del ponte levatoio, Sea si sentì rizzare i capelli in testa e un gelo improvviso scosse la figura esile. Dai varchi nelle rocce, un'infinità di creature deforme si agitavano penosamente, strisciando e trascinando i grandi corpi grigiastri, i volti informi, quasi privi di lineamenti. Un tempo erano forse state creature umane, ma ora non lo erano più. Si ergevano su 2 gambe con le braccia oscillanti e la somiglianza non andava oltre. La pelle era terrea, quasi gommosa, sembrava un mastice, e le creature si muovevano come esseri senza volontà né desiderio, simili ad apparizioni emerse da un incubo spaventoso. Si affollavano intorno ai troll, guardando con aria vuota quelle facce legnose, quasi per controllare la natura degli esseri giunti fin là. Kelset si volse appena, facendo un gesto a Panamon Krill. Sea
Sia, i troll questi li chiamano Muten. Stai tranquillo e ricordati che devi passare per un prigioniero. Non perdere la calma, sussurrò l'avventuriero rivolto a Sea. Una delle disgraziate creature parlò con voce gracchiante al capo dei troll, facendo alcuni brevi gesti verso i due uomini legati. Vi fu un rapido scambio e poi uno dei troll mormorò qualcosa girando appena la testa verso Kelset, che immediatamente fece cenno a Sea e a Panamon di seguirlo. Il trio si staccò dal gruppo principale. Accompagnati da altri due troll, seguirono silenziosamente uno dei pesanti e sgraziati Muten, che si volse per dirigerli con andatura barcollante verso la parete rocciosa alla loro sinistra. Sea si voltò a guardare e osservò che i troll si sfarpagliavano con aria oziosa ai due lati dell'ingresso del canyon, apparentemente disponendosi ad attendere il ritorno dei loro compagni. Invece i Muten rimasti non si erano mossi. Perfetto. Guardando nuovamente davanti a sé, ora il giovane vide che nella parete rocciosa si apriva un lungo tunnel che correva verso l'alto, per decine e decine di metri, e il piccolo gruppo vi si inoltrò, tentando di abituarsi all'oscurità improvvisa. Vi fu una breve sosta mentre la loro guardia staccava una torcia da un anello infisso nella parete e l'accendeva con un acciarino, per poi porgerla distrattamente a uno dei troll. Evidentemente i suoi occhi erano già abituati a quel buio di inchiostro, perché continuò ad avanzare imperterrito. La compagnia si inoltrò in una caverna impregnata d'umidità e di fetore che si diramava in diversi passaggi imperscrutabili. Da un punto ignoto in lontananza, Sea credette di percepire il suono debole, raggelante, di grida umane, riecheggiare più e più volte contro le pareti rocciose. Panamon imprecò violentemente alla luce guizzante della torcia, la faccia tutta rigata di sudore. Il Muten, silenzioso, incurante, continuava a trascinarsi verso uno dei passaggi e la luce debole proveniente dall'ingresso svanì nel buio. L'eco insistente degli stivali sulla roccia era l'unico suono che giungesse agli uomini mentre procedevano lungo il corridoio immerso nell'oscurità. Le grida risuonavano ancora deboli, ma ora sembravano più distinte. Passarono davanti a delle celle, da dove non giungeva alcun suono umano. Infine la guida si fermò davanti a una porta massiccia, gesticolando brevemente e parlando in tono gutturale ai troll. Si girò per proseguire lungo il passaggio e aveva già fatto il primo passo quando il troll più vicino abbatté con grande fragore la grossa mazza di ferro sulla testa voluminosa della creatura. Il Muten cadde inerte sul pavimento della caverna. Kelset entrò subito in azione per sciogliere le corde che legavano Sea e Panamon, mentre gli altri due troll stavano allerta davanti alla porta della cella. Quando i due uomini furono liberati, il massiccio troll si mosse con agilità felina verso la porta di ferro e fece scivolare i chiavistelli. Afferrata la sbarra, spinse la porta, che con un aspro suono raschiante si spalancò. E voilà! E ora vedremo, sibilò Panamon. Strappata la torcia a Kelset, entrò cautamente nella minuscola stanza, seguito da presso dai due amici. Orlfane se ne stava rannicchiato contro il muro in fondo, le gambette scarne, legate da corte catene fissate al pavimento di roccia, gli indumenti laceri e sporchi fin quasi a essere irriconoscibile. Non era la stessa creatura che avevano catturato alcuni giorni prima sulle pianure di Sterheim. Guardò a occhi spalancati i tre visitatori con vacuo disinteresse. Il volto magro, giallastro,
fisso in un ghigno odioso, mentre farfugliava assurdamente fra sé. Gli occhi erano stranamente dilatati alla forte luce delle torce e si guardava continuamente intorno mentre parlava, come non fosse solo nella cella, ma in compagnia di creature invisibili o visibili soltanto a lui. I due uomini e i troll capirono subito in quale stato era ridotto e il loro sguardo si volse istantaneamente alle mani ossute che ancora stringevano il logoro fodero di cuoio e metallo che conteneva la meta inafferrabile della loro lunga caccia. L'elsa antica luccicava alle luci delle torce. Il prezioso talismano era là, davanti a loro. La spada di Shannara. Per un attimo nessuno si mosse e lo gnomo strinse ancora a sé più forte la spada contro il corpo ammacciato. Nei suoi occhi brillò un guizzo momentaneo di intelligenza, mentre egli scorgeva l'uncino aguzzo all'estremità del braccio che Panemon stava lentamente sollevando. L'avventuriero fece un passo in avanti, minaccioso, e si chinò sulla faccia stravolta dello gnomo. «Sono venuto per te, gnomo!» sibilò Panemon, e udendo quella voce Orlfane sembrò subire un'improvvisa metamorfosi. Uno strillo spaventoso gli sfuggì dalle labbra mentre cercava disperatamente di indietreggiare contro la parete. «Dammi la spada, sorcio traditore!» ordinò perentorio il ladro, e senza aspettare una risposta afferrò l'arma, tentando di strapparla allo gnomo che resisteva con una forza stupefacente. Ma nemmeno alla morte che lo fissava negli occhi Orlfane si rassegnava ad abbandonare il suo prezioso bene. La sua voce si alzò stridula e acuta, e con un'improvvisa furia Panemon calò il polso di ferro sul cranio dello gnomo, che crollò pesantemente sul pavimento. «Ah, e pensare che per tutti questi giorni abbiamo dato la caccia a questa miserabile creatura, ma vedi tu!» gridò Panemon. Poi si fermò bruscamente, abbassando la voce a un sussurro. Credevo che avrei avuto il piacere di vederlo morire, ma non ne vale più la pena. Allungò la mano verso l'elsa della spada e stava già per liberarla dai polsi legati dello gnomo quando Kelset si fece avanti e gli mise una mano sulla spalla. Il bandito si volse a guardare freddamente il troll che in silenzio indicava Sea. Poi entrambi indietreggiarono. La spada di Shannara aspettava a Sea per diritto di nascita. Ma egli esitava. Era venuto da tanto lontano, superando tanti ostacoli, e ora si accorse di avere paura. Sentì freddo dentro di sé mentre guardava l'arma antica e per un istante considerò l'idea di rifiutare, sapendo che una parte di lui non poteva accettare la spaventosa responsabilità che gli stavano chiedendo, una responsabilità che gli era stata imposta. Ricordò in un lampo il terribile potere delle 3 pietre magiche. Quale potere era racchiuso dentro quella spada? Nella sua mente apparvero le immagini di Flick e di Menion, che avevano combattuto tanto duramente per conquistare la spada e consegnarla a lui. Se ora avesse indietreggiato, avrebbe tradito la fiducia che avevano riposto tutti in lui. Sarebbe stato come rinnegare tutti i sacrifici che avevano sopportato per lui. Vide nuovamente il volto cupo, enigmatico di Allanon, che lo stigmatizzava per i suoi stupidi ideali, per il suo rifiuto di vedere gli uomini quali veramente erano. Avrebbe dovuto rendere conto anche a lui, e Allanon non sarebbe stato soddisfatto. No.
Si avvicinò verso il corpo inerte di Orl Fane e si chinò su di lui, mentre le sue dita si chiudevano fermamente intorno all'elsa metallica dell'arma, sentendo sulla pelle sudata l'incisione della fiaccola. Si fermò, poi, lentamente, sguainò la spada di Shannara.